basta, basta, no, 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 no. La leggenda narra che un cane barese e uno leccese si incontrarono. Il cane barese aveva un osso e il leccese aveva tanta fame. È risaputo che i baresi parlano con le vocali aperte. E allora il cane leccese chiese a quello barese: scusami, di dove sei? E lui rispose: di Bari. E gli cadde l'osso. E allora quello leccese se lo prese. E il barese gli chiese: e tu di dove sei? E lui disse: di Lecce, con la bocca chiusa. E se ne andò felice, con l'osso in bocca. Da qui nacque la storica rivalità, quella simpatica, quella genuina, quella sana. Nacquero gli sfottò. E nacque sempre quella famosa antipatia tra Lecce e Bari. Tu sei del nord, queste cose non le capisci, però devi sapere che tra Lecce e Bari ci sono sempre state delle contrapposizioni. E calcisticamente, perché noi mangiamo meglio, perché la nostra spiaggia è più bella, perché noi siamo più accoglienti, perché le orecchiette regime di rapa sono pesanti. Però quella bella, quella che oggi noi andremo a perseverare e a fomentare in questo video, quella antipatica la lasciamo agli idioti. Vero Chicca? No, è che no, anche voi siete. Cioè, ma scherzi, Bari, ma scherzi. C'avete che c'avete? Che c'hanno a Bari? Le frise sono di Lecce, ma che. L'acqua e sale anche di Lecce. Pasticciotto è di Lecce. La pasta. Cos'è l'acqua e sale? Devo chiedere a mio padre se ci può far vedere cos'è l'acqua e sale. Perché è buona. Ragazzi, se non sapete cos'è l'acqua e sale non siete salentini. No, vabbè. Io a occhio direi che è acqua con sale. Ma va? Ve lo faremo vedere nel corso del video. Seguiteci e adesso titoli di coda. No, titoli d'apertura, cazzo, abbiamo appena iniziato il video. Ma infatti che titoli di coda? Allora, sto cercando di realizzare un video sul Salento, però voglio che lo vedano tutti, quindi mi aiutate a salutare i ragazzi di Milano? Stanno vedendo? Sì, stiamo registrando. Di Milano? Di Milano? Ciao Milano! Ciao! Ok. Lecce, la capitale italiana del barocco, un gioiello, una città da scoprire, peccato sia fuori dal giro turistico internazionale che al massimo si ferma a Napoli, colpa nostra, colpa di un territorio incapace di accogliere come si deve un turista, diciamo la verità, se non si ha un'auto, in Salento è impossibile passare una vacanza. Quando arrivi in una città bella come Lecce hai difficoltà a trovare qualcosa da dire. Per esempio, uno dei problemi di quando si riprendono i luoghi interessanti delle città è che a volte c'è qualcosa che è molto più interessante dei palazzi. A volte hai delle brutte sorprese. Opere non si può vedere da fuori, solo da dentro. Gnoccia Peppa. A volte conosce degli artisti affermati, altre volte degli artisti in cerca di affermazione. Wow. A volte delle baresi che fanno finta di piangere pur di non pagare la cena. Stefano, non puoi farmi questo adesso. Perché? No. Lui.
ragazzi di Roma. Ciao Roma! Molte persone confondono il Salento con la provincia di Lecce. In realtà non è così, perché il Salento è qualcosa in più. Per capire che cos'è, dobbiamo capire che cosa sono i dialetti. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere delle fasce dialettali. Per esempio c'è la fascia meridionale, che è un insieme di dialetti che hanno una cadenza più o meno diversa, ma la radice è uguale. Abbiamo la fascia meridionale che tocca la Calabria, la parte del nord, la Campania, l'Abruzzo, il Molise, la parte nord della Puglia, per esempio Foggia, Bari, Bad e una parte, la grossa parte di Taranto, e poi più a sud abbiamo la fascia siciliana, che Sicilia, parte sud della Calabria e la parte sud il tacco di Lecce, quindi della Puglia, scusate, quindi tutta la regione della provincia di Lecce, quasi la totalità della provincia di Brindisi e una piccola parte della provincia di Taranto. Quello è il Salento. Ora noi qui siamo a Torchiarolo, un paese piccolo della provincia di Brindisi. Non è un caso, perché io sono un ciuccerello, ma sono cresciuto a Paglia Biliardo, quindi il biliardo è la mia passione. Quando ho 5 minuti di tempo vado su internet, su YouTube e guardo una partita. E non ci posso fare niente, è il mio difetto. E qui nel Salento sono nati diversi campioni. A Torchiarolo ce n'è uno in particolare, lo chiamano la Tigre e ce l'abbiamo qui, si chiama Crocifisso Maggio. Molte persone lo chiamano Fisso, molte persone lo chiamano Fisso, un piacere. E come ti voglio far chiamare? Tigre, Fisso, Fisso? No, il mio nome che mi piace della gente è Fisso. Fisso, con la P. Perché a Torchiarolo c'è una tradizione per questo nome, di conseguenza la sempre che i crocetisti si chiamano Fissi, quindi mi piace molto, l'ho fatto pure osservare i cronisti, Fisso, con la P. Allora, vedo che geograficamente sei messo bene. beh, ho studiato, non si possono fare mille improvvisate, no? Noi arriviamo esattamente a Torchiarolo del cuore del Salento, perché il Salento è l'interno stupido anzi, andando vicino a Santa Maria, scendendo nel Santa Maria. Quello è il Salento. E quindi Torchiarolo, anche se provincia di Brindisi, è il cuore del Salento. Non a caso l'aeroporto di Brindisi si chiama Aeroporto del Salento. Che cos'è il Salento per te? Anche per noi, non per noi salentini, diciamo, la nostra terra, essendo che appartiene ad una regione che io ho condiviso la Sicilia, no? Siamo molto spiegati, molto benefattori nei confronti, molto umanitari, così che io ho vissuto al nord a circa 15 anni, però c'è una quando posso dire che la mentalità che abbiamo noi insieme alla Sicilia ce l'hanno proprio dentro, e quindi sono molto orgoglioso di questa cosa. Confermo, ho avuto anche modo di viaggiare, l'ospitalità del sud è famosa, no? Secondo te, siccome non sono solo io l'unico appassionato di biliardo, ma è vero che il biliardo permea il Salento, ci sono tante sale di biliardo, tanti giocatori, sia amatoriali, semi-amatoriali che professionisti. Secondo te, perché è una coincidenza che ci sia così tanto biliardo qui nel Salento? No, ti dico, noi nel Salento, nell'85-86, eravamo veramente molto destinati, nel senso, all'epoca non c'era quello che c'è adesso, di conseguenza il biliardo e il mare era l'appoggio della classe dei giovani e dei meno giovani. La fortuna che io sono stato studiato da un professore di educazione fisica nel 1984, dove dicevano all'epoca stati mossi, e siccome proprio la provincia di Brindisi, diciamo, era come dirti, un po' sottomessa a confronto a livello italiano. Ci fai vedere qualche tiro? Sì. Qualche tiro dei tuoi?
come scialone, senti stu bagnone, vi dice Gencuie, vengo dalle Puglie. In provincia di Lecce è famoso il caffè alla mandorla, che potrà anche suonare strano, però è una delizia e siccome noi salentini siamo generosi, vi facciamo vedere come si fa. Complimenti, Grazie. Abbiamo disturbato il grande Luigi del Bariglio di Andrano per erudire il popolo italiano su come si fa il caffè leccese, che nient'altro è di un buon caffè con latte di mandorla. Prima operazione. Pressare. Però deve essere un buon caffè, altrimenti Sicuramente, non quello. siamo qui. Ok, Questa volta bene, preme. Nel frattempo noi abbiamo già preparato 3 cubetti di ghiaccio in un bicchiere concavo. Va fatto prima per poter riscaldare, per poter raffreddare il bicchiere. Finché il caffè si prepara, versiamo una quantità a piacere, generalmente un cucchiaino, vero? Generalmente di latte di mandorla. Sì. Ok. Lo lasciamo riposare. Il caffè è pronto. Un buon caffè come si deve. 25 ml. 25. Quindi nient'altro si deve fare che versarlo qui. Si crea lo strato di latte di mandorla in basso, lo strato di caffè sopra e questo è il caffè leccese. Che si fa? No, non aggiungete lo zucchero perché è già zuccherato. Lo si gira, lo si mescola. E buon Salento a tutti. Grazie Luigi. Prego. Mi sento a casa. Mi sento a casa. I brindisini baresi sono invidiosi del caffè nostro. Io non c'entro nulla, non gli ho detto niente, ragazzi. La cameraman barese qui. Salutiamo i ragazzi di Bari. No! Vabbè, è Bari, ragazzi! No! È Bari, dai! No! Io ci ho provato. C'è ospitalità, c'è gente che viene e che va, vieni a fare visita, questa terra qua non ti deluderà. Torre di Babele, l'assa cubena non ci può fermare, lingua diversa, cultura diversa, gente diversa non si è dispersa, tutti in una stanza, inizia la vacanza, chiamalo Erasmus, vai con l'orgasmus, un po' di spesa, va con l'impresa, c'è il lumiere. Il Salento è un problema matematico non risolto, è un insieme di equazioni positive e negative. Il Salento è magia, il Salento è bellissimo, a volte non si vede il confine tra il cielo e la terra, il cielo e il mare, però il Salento è anche discariche poco gradevoli, il Salento è zona militare inabitabile, mai usata, lasciata lì e te la sa andata. Come in ogni circostanza della vita, ciò di cui ti devi circondare sono buoni amici, amici che perdono tempo a registrarti mentre giochi con le pietre, amici che si lasciano prendere in giro. Non ti stiamo guardando, ok? Amici che parlano quando non dovrebbero. Secondo me tu porti sfortuna. Parli. Amici per i quali vale la pena ritornare nella propria terra, nella mia terra, nel mio Salento. Amici che non importa siano leccesi o baresi. Vabbè, dico così perché voglio creare una frase ad effetto, però dai, se sono baresi, insomma. Benvenuti in Salento, barese. Benvenuta nella terra dell'accoglienza. D'altronde, accogliamo i profughi, vuoi vedere che non accogliamo te? Certo, nel prossimo episodio giocheremo a torturarti un poco. Mangia il cocomero! Semmai! Ma ti vogliamo bene, perché in fondo, sebbene proveniamo da due popoli primitivi differenti, sebbene parliamo dialetti differenti, sebbene potiamo gli ulivi in modo differente, siamo fratelli, siamo pugliesi. Un abbraccio a tutti, grazie di essere arrivati in fondo, grazie di aver sopportato gli spottò, che sono una maniera alternativa per dire che vi stimo. Grazie per iscrivervi al canale, perché vi iscriverete, vero? Per favore! Ci vediamo sabato prossimo con il secondo episodio di Benvenuti in Salento, barese.